Minasan konnichiwa e benvenuti sul canale. Come ben sapete è ormai nata da alcune settimane una sorta di guerra tra Queen's Quest e Oedo Tai, o forse è meglio dire che la guerra tra queste due fazioni non è mai cessata di esistere. Sì, perché è giusto ricordare come esattamente un anno fa Queen's Quest e Oedo Tai si diedero battaglia all'interno di uno Steel Cage match, con la stable perdente che fu costretta ad abbandonare una propria compagna. Quella volta la sconfitta scelse di prendere di mira Oedo Tai, che dunque dovettero dire addio a Saki Kashima, che qualche mese più tardi si alleò a Gozai. Questo è ormai il passato, ma per arrivare ai giorni nostri era doveroso fare un salto indietro nel tempo. Come è doveroso per voi lasciare subito un like al video e iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per restare sempre aggiornati con i prossimi contenuti. Sta di fatto che perfettamente un anno dopo siamo ancora qua a discutere di come la guerra tra Queen's Quest e Oedo Tai sia ben lungi dal terminare. Dopo quanto successo tra questi due gruppi a Stardom Sunshine 2023, tutti credettero che la questione tra Queen's Quest e Oedo Tai fosse conclusa, ma a quanto pare così non è. Anche perché di cose ne sono successe parecchie in questo periodo. Queen's Quest ha subito un forte cambiamento, la perdita della propria leader Utami Hayashishita, che ha abbandonato la Stardom a fine marzo per accasarsi in Marigold. Ma anche Oedo Tai è stata protagonista di importanti fatti, su tutti l'espulsione di Starlight Kid per mano della leader Natsuko Tora. Dunque nel giro di un anno Oedo Tai ha subito due importanti perdite, prima Saki Kashima e qualche mese più tardi SLK. Ma non è tutto, sì, perché Oedo Tai ha potuto anche vantare un rinforzo nelle sue fila. Sto parlando di Tekla, che dopo essere stata protagonista dello scioglimento di Donna del Mondo ha trovato un posto nella stable capitanata da Natsuko Tora. Da quando Tekla è entrata a far parte di Oedo Tai, il suo atteggiamento all'interno del ring si è fatto più cupo. La lottatrice austriaca è diventata più aggressiva, più spietata direi, e questo nuovo personaggio l'ha portata a ritagliarsi un posto in prima fila all'interno del suo nuovo gruppo. Dunque, dopo alcuni mesi passati nell'oblio, per Oedo Tai sembrava stesse arrivando il sorgere del sole. Infatti, questo portò addirittura Momo Watanabe a sfidare Maika in un match valevole per la Red Belt a All Star Grand Kingdom, match che però vide la vittoria di Maika, che fermò l'avanzata di Oedo Tai. La stable capitanata dunque da Natsuko Tora non si arrese e arrivò a sfidare Empress e Nexus Venus per gli Artist of Stardom Titles. Prima però di questa battaglia successe un qualcosa che sarebbe stato impensabile soltanto qualche settimana prima. Saya Kamitani propose a Momo Watanabe di tornare in Queen's Quest, con una Momo Watanabe che rimase spiazzata da questa richiesta di Golden Phoenix. Una richiesta che per il momento non fu accolta né positivamente né negativamente. Fatto sta che questa proposta mandò su tutte le furie Natsuko Tora, ma per adesso c'era da concentrarci su l'imminente match contro i XV, valevole per gli Artists of Stardom Titles, match che vide la vittoria di Empress e Nexus Venus per colpa di un fraintendimento tra Momo Watanabe e Natsuko Tora. Una volta presa coscienza della sconfitta, Natsuko Tora diede immediatamente la colpa di tutto a Saya Kamitani, resa colpevole di essere entrata nella testa della Watanabe, creando così una distrazione che impedì a Momo di vincere il match. Da questo momento in poi la situazione tra le due fazioni non è di certo andata a migliorare, anzi, ecco perché nello show di sabato 8 giugno, al termine di un Six Women's Tag Team Match tra Oedo Tai e Queen's Quest, Natsuko Tora, microfono alla mano, sfidò una volta per tutte Queen's Quest ad un match per Stardom The Conversion.
prossimo pay-per-view che andrà in onda sabato 22 giugno. La grossa sorpresa sta nella richiesta della leader di Oedo Tai. Sì, perché Natsuko Tora propose a Saya Kamitani una stipulazione alquanto particolare, spigolosa oserei dire. La stable perdente sarebbe dovuta essere sciolta. La Golden Phoenix però non ha consentito a tutto ciò, ma non ha neanche risposto in maniera negativa. Fatto sta che il match in sé è stato confermato da Taro Okada, ma ad oggi non si conoscono i dettagli sul match in questione. Penso scopriremo di più nei prossimi giorni. Fatto sta che in Queen's Quest si trova ora con le spalle al muro, anche perché la stable, oggi capitanata da Saya Kamitani, arriva ad un momento, da un momento complicato. Vi ho parlato di come un anno fa Queen's Quest sembrasse in uno dei suoi momenti migliori, specialmente dopo aver battuto Oedo Tai in quello stile cage match di cui ho parlato all'inizio del video. Ma dopo la di Utami, sembra che Queen's Quest abbia smarrito la retta via. Senza più il suo faro, Queen's Quest sta facendo fatica a trovare la strada del successo, e ora che potrebbe addirittura vedere la stable andare in pezzi, per Saya Kamitani e compagne, le settimane che ci separano dal pay-per-view del 22 giugno saranno di fondamentale importanza per serrare i ranghi e trovare quella fiducia reciproca che forse oggigiorno si è smarrita. Dunque la rivalità tra Oedo Tai e Queen's Quest sta sempre facendo più aspra man mano che passano le settimane, con la risoluzione di questa faida fissata per sabato 22 giugno, quando i due gruppi si affronteranno a Stardom The Conversion. Cosa credete che accadrà tra queste due stable? Quale sarà l'unità che dovrà lasciare la Stardom per sempre? Fatemi sapere i vostri pensieri sulla faccenda qua sotto nei commenti. Anche per oggi siamo arrivati al termine del video, non mi resta dunque che ringraziarvi di cuore per avermi fatto compagnia in questo viaggio e per aver visto il video fino alla fine. In ultimo vorrei ricordarvi di lasciare un like e di iscrivervi al canale in modo da continuare a supportare il mio lavoro qua su YouTube. Inoltre vi ricordo che sotto in descrizione potete trovare i link del progetto Donne tra le corde, un progetto gestito con amore da Rachele, che potete seguire anche su Instagram, semplicemente per accorgervi di quanto questa splendida ragazza ami il wrestling femminile. Sì, perché sul sito web di Donne tra le corde potete trovare tante news, risultati degli show e quant'altro per stare al passo con tutte le storyline che coinvolgono le vostre atlete preferite. Aspettando dunque la prossima mossa di Queen's Quest e di Oedo Tai e la scelta di Saya Kamitani, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo contenuto. Bye bye!